Finisce qui. Finisce qui. Vergogna, veramente. Che Salernitana 1, vergogna. Inter 1. Che vergogna, ragazzi. Che vergogna. Una partita che getta davvero un'ombra sulle nostre prospettive Champions, che a questo punto si fanno veramente nere, perché in un turno in cui le altre nostre avversarie hanno anche avversari sulla carta abbordabili, noi andiamo a pareggiare a Salerno, che, con tutto il rispetto per la Salernitana, ma siamo partiti con la possibilità di andare subito 3-0, 4-0, comunque un'Inter partita bene, convincente, il gol di Gosens subito, poi come sempre ci adagiamo, ci va bene quello, cominciamo a fare passaggini, passaggi orizzontali di qua e di là, l'Inter torna indietro, siamo usciti letteralmente dal campo, non abbiamo più azzeccato nulla, nemmeno le sostituzioni, nemmeno quelli che sono entrati in campo, e andiamo a prendere un gol nel finale con un cross sbagliato di Candreva al 90esimo. È l'essenza, questa partita è totalmente l'essenza di questo momento e dell'Inter di oggi, sì. Io penso che a sto punto sia arrivato abbastanza il messaggio abbastanza chiaro che l'attacco va rivoluzionato completamente. Non dico in tutti e 4, ma se per la seconda volta di fila puoi fare... Cioè l'Inter poteva fare 10 gol in 2 partite. 10 gol in 2 partite tra Fiorentina e oggi. Ne fa 1. Il signor Lukaku 8 milioni a stagione, quello che è, più 10 di prestito, quello che prende la traversa da 1 metro dalla porta, Lautaro che va a fare il tu per tu col portiere, gli fa lo scavetto, pali, traverse e pigli l'1-1. Io non so veramente, cioè una squadra con un attacco più non lo so, più impreciso, più confusionale, più sprecone della nostra, credo che non esista nel mondo in questo momento. Sarei curioso di conoscerla, perché vedendo ogni domenica quello che combiniamo noi, sarei curioso di vederla una squadra che fa anche peggio di così. Incommentabile, completamente incommentabile. È una partita che secondo me, se anche l'Inter l'avesse portata a casa, se anche avessimo vinto 1-0, io avrei duramente criticato, perché di fatto l'Inter ha giocato 15 minuti e li ha giocati contro una squadra che si era dimostrata inizialmente, anzi, ho visto una Salernitana con poco mordente, poco aggressiva, l'Inter facilmente riusciva ad arrivare in attacco, ho detto dai, magari riusciamo a tirarci fuori da questo tunnel in cui ci siamo infilati, riusciamo a fare anche più di un gol e riusciamo a sbloccarci un pochino. E invece dopo il gol siamo totalmente spariti. Di occasioni ne abbiamo create tantissime, perché veramente l'Inter ne ha create tantissime, e qui ancora una volta, quindi a maggior ragione, diamo le critiche a quelli che vanno in campo, perché un Lukaku che mi sbaglia quei gol lì è vergognoso, è imbarazzante totale. Un Lautaro Martinez che ha quell'opportunità lì e mi fa lo scavetto a metà strada, non si può guardare. De Vrij ha avuto almeno 6 occasioni di testa, tra cui una clamorosa dove Ochoa gli toglie il pallone che era metà dentro, metà fuori. Abbiamo creato una serie di occasioni veramente, veramente enormi. Poi, alla fine si era visto che ci stavamo impaurendo, avevamo visto che c'erano problemi difensivi, la difesa era sulle gambe, abbiamo visto la traversa di DA, non siamo riusciti mai a prendere le distanze, non siamo mai riusciti a prendere le misure, arriva questo cross di Candreva, ragazzi, un cross da 30 metri, 35 metri, va a finire sul secondo palo. Malissimo Onana, perché un portiere che si rispetti non può prendere un gol così da lì, ma anche Di Marco, entri, sai che Candreva fa solo quello, in tutta la sua vita Candreva se l'ho fatto destro, sinistro, finta e tiro e cross ancora una volta e lo si lascia crossare così. Tu che sei entrato gli ultimi 10 minuti, non posso accettare questo atteggiamento da parte sua, da parte di Brozovic, da parte dello stesso Lautaro che è entrato male anche lui, da parte di tutti quelli che sono entrati in campo stasera, che hanno giocato 15 minuti all'inizio e basta. Ne promuovo, ne salvo tra virgolette veramente pochissimi, ma oggi è imbarazzante, perché stiamo ancora qui per l'ennesima volta a commentare sempre la solita partita. Oggi forse ancora più clamorosa, ma ormai è da settimane che diciamo una partita così ti può capitare alla 10ª, 11ª, 12ª, no. Veramente è un qualcosa di incommentabile. A me viene anche da pensare che ci sia qualcosa di molto grave dentro, perché non posso pensare solo alla sfortuna o non so come poter giustificare prestazioni come queste.
ci siamo montati la testa. Spero di no, perché sarebbe gravissimo, sarebbe da licenziare tutti in tronco se ci si monta la testa sull'1-0 dopo tutta la serie di risultati da cui veniamo. È veramente una roba inguardabile quest'Inter, che oggi non merita assolutamente di essere tra le prime 4 in campionato. Ma neanche lontanamente. Però io, vabbè, cioè, non lo so, ripeto, mi sembra di commentare altre cose. Io vedo giocatori come Lukaku che hanno 300 gol in carriera, che hanno stipendi enormi, eccetera, che in 2 partite sbagliano 2 gol che avrebbe segnato letteralmente chiunque. Lautaro idem anche oggi. Cioè 100.000 occasioni, questo fa un gol, peraltro con gran fortuna perché si inventa quel tiro cross, che nasce peraltro, come hai detto tu, da un Di Marco che entra in campo e dorme, perché lì non puoi stare a 4 metri di distanza, dorme, e noi giustifichiamo tutto questo dicendo è colpa di Inzaghi. Boh, io faccio un passo indietro e allora non commento più, perché io fatico veramente a trovare il filo logico. Leggo la squadra è contro Inzaghi, cavolo, pensa se fosse a favore. Cioè fa 25 tiri a partita, si mangia gol allucinanti ed è contro Inzaghi. Se fosse a favore cosa faremmo? Vinceremmo 18-1 ogni partita. Cioè io vedo che la squadra crea oggi, ripeto, abbiamo creato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 occasioni totali. 12. Con la Fiorentina 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè con gol clamorosi sbagliati da Lukaku, non lo so ragazzi, se la colpa è di Inzaghi, ma poi è molto semplice, fosse così sarebbe semplice, cambi Inzaghi, metti chiunque altro, leggo che è peggio di Mazzarri, quindi vale tutto, no? Metti chiunque, anche Kivu, che viene dalla primavera e che paghi €1, e cominci a vincere 4-1, perché poi le occasioni le hai, cioè le occasioni le hai, non è che devi inventarti cose. Non lo so, a me sembra... Io sono d'accordo, però non del tutto, nel senso che Lukaku, imbarazzante, non puoi sbagliarmi questi gol qui, e così come tutti gli altri. Allo stesso tempo Inzaghi per me ha sbagliato tantissime cose in questa partita, ne ha sbagliate veramente tante, perché già dopo 15 minuti eravamo usciti dalla gara. Gli ultimi 5 minuti del primo tempo qualcosina abbiamo ricominciato a fare, poi mi lasciano inevitabilmente i cambi, comunque gli girano contro, anche per come è andata la partita nel secondo tempo, perché comunque Di Marco è decisivo in negativo al posto di Gosens. Barella probabilmente andava tolto prima perché non stava apportando praticamente nulla a questa squadra, ma anche Gagliardini non è che abbia fatto chissà che. Brozovic è entrato molto male, secondo me, in questa partita, quindi anche lì questo non ha funzionato. E anche la sostituzione di Lukaku, cioè Lukaku è l'unico che in questo momento, per quello che vedo io, crea qualcosa a livello di offensivo. Anche oggi le occasioni principali in qualche modo coinvolgono Lukaku, come il gol di Gosens che nasce da una verticalizzazione buona di Aslani e Lukaku che fa la torre, l'assist di testa. Però come finalizzatore è ancora inguardabile. L'unica cosa, ecco, l'unico giocatore che crea qualcosa davanti è Lukaku, secondo quello che ho visto io. In chat sto leggendo è solo sfortuna, altri la danno solo con Inzaghi. Non si può, cioè, potevo parlare di sfortuna una volta, però quando siamo alla 15ª partita di questo tipo qua, non so che dire. Questa è una partita che può capitare in un campionato, però questo l'ho detto anche l'altra volta, l'ho detto anche la esatto. partita prima. Faccio veramente fatica a commentare. C'è un enorme problema di concentrazione in questa squadra, enorme, e c'è qualcuno che in questo momento si sta sottovalutando, si sta sopravvalutando gran parte di questa rosa. Pensa che basti scendere in campo e dire che noi siamo l'Inter per poter fare questo, per poter portare a casa il risultato. Invece così non si va lontano. No, no, infatti, ma poi cioè il discorso è quello che dicevo prima, a fine anno Inzaghi saluta, questo lo sappiamo già da 2 mesi, perché già quando superi le 5, 6, anzi sono già stato anche molto largo, sconfitte e alleni l'Inter, salti, a prescindere da come finisca la stagione. Quindi su questo non c'è dubbio. Il problema è che io vorrei che si capisse che se tu in questa Inter la lasci tutta uguale, cambiando solo il tecnico, non cambia niente. Questo è il discorso. Cioè, ripeto, non è Inzaghi che deve mettere la palla in rete quando ti arriva il pallone a 1 metro dalla porta. Non è Inzaghi quando 1 contro 1 col portiere non deve fare lo scavetto, ma deve tirare di potenza. Non è Inzaghi quando crossa Candreva non deve stargli a 4 metri, ma deve stargli a 1 metro. Io non so più come dirlo veramente.
questo non vuol dire che non abbia colpe, perché poi si deve sempre estremizzare da una parte all'altra. Certo che ha le colpe, però anche oggi ha sbagliato i cambi. A parte il fatto che può anche, se anche è vero, stiamo dicendo quindi che l'Inter non vince per colpa dei cambi. Tutto quello che si fa prima dei cambi e tutto quello che si può fare anche dopo con giocatori che comunque valgono, perché non è che ha messo me e te, ha messo comunque Brozovic, Di Marco, Dzeko, Lautaro Martinez. Cioè, anche se ha sbagliato i cambi, puoi fare comunque di più, nonostante questo, no? E prima ancora, prima che facciano i cambi che comunque arrivano dopo un'ora di partita, puoi fare almeno un altro maledetto gol alla Salernitana o devi fermarti a uno? Poi sbagliato i cambi cosa vuol dire? Di preciso. Cioè ha sbagliato Di Marco perché non ha marcato Candreva e non è che poi, cioè, allora non ne usciamo più. Secondo me il Sì, cambio che oggi Gagliardini non mi è piaciuto in generale. Però per il resto, voglio dire, metti Brozovic che a inizio partita comunque dicevamo no, deve giocare, deve trovare la condizione, eccetera. Correa non lo voleva nessuno e poi lo toglie e mette Lautaro Martinez. Non lo so, ripeto, esoneriamo Inzaghi, cosa che ribadisco comunque accadrà, però finché quelli sopra di lui non capiscono che la rosa è costruita da cani, forse... no, ma il discorso è che quando in estate se ne andrà Inzaghi, con lui in valigia se ne deve portare un bel po' di questi, perché qui, ripeto, noi siamo pronti adesso, chi sarà il prossimo in settimana a chiedere 6, 7, 8 milioni di euro? Io non vedo nessun giocatore in questa squadra che deve valere 8 milioni di euro, 7 milioni di euro, perché 7-8 milioni di euro significa che devi essere uno dei giocatori più forti del campionato. In questo momento nell'Inter non vedo nessun calciatore che possiamo dire finisce nella formazione dei migliori calciatori del campionato. E allora nessuno deve valere quelle cifre, assolutamente. Per cui Inzaghi se ne va, ma dietro se ne porta un bel po', secondo me. Quindi io stasera sono arrabbiatissimo, estremamente preoccupato, perché pensavo che il finale di gara contro la Juventus avesse riacceso almeno un po' l'orgoglio e avesse almeno fatto capire che bisogna fare qualcosa in più. Oggi c'era la possibilità di far bene contro una squadra in fiducia, ma che, ripeto, dopo 15 minuti sembrava quasi che stessimo giocando contro una squadra che non dico che ci stava lasciando vincere, però veramente arrivavamo in area di rigore senza problemi e dietro c'erano tutti i presupposti per poter far male a questa squadra e abbiamo veramente creato tantissime occasioni da gol. E io vedo purtroppo tanti segnali di stagioni come le stagioni dei De Boer, come le stagioni dei Mazzarri, eccetera, eccetera. Questa cosa mi preoccupa veramente tantissimo. È un enorme problema e francamente non so nemmeno che cosa aspettarmi dalla partita di martedì, anzi, adesso guarderemo il Benfica che farà col Porto in queste ore, ma in questo momento ho più paura di prendere l'imbarcata col Benfica piuttosto che la speranza di passare il turno. Quindi serve una scossa veramente fortissima e se non sarà esonero immediato per Inzaghi sarà un esonero che però dovrà portarsi dietro tanti giocatori. In questo momento io l'Inter non la vedo in Champions League, assolutamente, e questo è veramente gravissimo. Parlando velocemente dei singoli, Simo, dopo faremo le pagelle a parte. Aslani a me stava piacendo, poi però si è nascosto un pochino. Mkhitaryan lo salvo perché comunque mi è piaciuto tra quelli che hanno fatto un po' di più. Lukaku, i gol pesano troppo nella valutazione. È l'unico, ripeto, è l'unico giocatore offensivo che abbiamo che crea qualcosa di pericoloso. Le uniche cose che l'Inter crea davanti passano da Lukaku, ma non si può sbagliare dei gol così. Per il resto, salvo De Vrij, ma anche lui nel finale è finito un po' nella baraonda finale e veramente poco altro. Poi vedi che poi alla fine il risultato cambia tutto, perché se Candreva non fa quel gol, non dico che prendono tutti i 7, però non stiamo a dire ne salvo 2 o 3 e basta, perché alla fine tutto sommato anche altri hanno fatto una discreta partita. Non lo so, cioè, stiamo affrontando una marea di partite in cui dare dei voti è veramente impossibile, perché cioè, sfido veramente a fare le pagelle, poi tu dovrai farle, sarà simpatico, perché dare voti in queste partite è veramente pazzesco, è veramente difficile. Io Per non avevo le dire idee chiare impossibile. anche prima. Io sinceramente oggi sarei stato basso con i voti sul 5,5 per tanti, anche in caso di 1-0, sinceramente, perché l'Inter ha giocato 15 minuti. Questa era una partita che dovevi vincere 3-0 al 35esimo e mettere dentro gli Zanotti, Belanova e andare a casa in ciabatte.
invece è inaccettabile. Oggi questa è una delle partite che più di tutte mi fanno arrabbiare, in assoluto, senza alcun dubbio. E Chiudiamo qui. nonostante aver giocato così poco, il 3-0 lo potevi fare, anche il 4, anche il 5. Però poi sotto porta Inzaghi non ha messo il piede, quindi giustamente salterà. Chiudiamo qui, dai, che poi andiamo a parte con le pagelle. Iscrivetevi al canale e ragazzi, c'è poco da fare, è un momento molto difficile, dobbiamo sostenere la squadra, ma se non si svegliano loro, noi possiamo farci